cioè una scritta buona, seconda buona, temperatura normale, e terza, vedo, cu temperatura troppo bassa, o velocità troppo alta, e qui perché cinghia ha salito in step, o motore ha incontrato qualche sforzo, ok? Ciao a tutti, in questo video faccio guardare i principali sbagli che le fanno i principianti. Ho messo macchina in parte sinistra alla tavola e inserisco corrente. Nel computer vado in stazioni wifi, qui scelgo wifi, stazioni wifi, e da qui trovo MKS DLC e mi connetto. In caso di chiedi parola è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aperta la pagina, faccio un po' di movimenti per vedere se macchina risponde. Faccio avanti, dietro, dietro, sopra è normale che va sotto, dice attenzione, quando clicco sotto deve andare sopra e quando clicco sopra deve andare sotto, ok? Cioè è normale. Adesso vado a voce test e scrivo un nome. Deselettiamo queste per uscire scritta intera. E scriviamo un nome qui, per esempio Franco. Da qui possiamo fare un po' spessore più piccolo. Ok. E la ingrandiamo da font. Ok. La possiamo spostare con questi due bottoni sopra e sotto. Ok. E adesso clicchiamo destra e copia immagine. Ok. Adesso andiamo di nuovo in pagina principale e clicchiamo costi CNC. Qui in casella di destra facciamo clic destra e incolla. E il G-code si fa automaticamente, ok? Qui è G-code e qui è scritta Franco che lo dobbiamo tagliare. In funzione di durezza di polistirolo aggiustiamo questi due parametri che è fedrate e velocità di taglio e 400 è temperatura di filo. Noi mettiamo 500-500 uguale perché questo polistirolo non è troppo duro, ok? Se avete un polistirolo più duro mettete una valore di taglio più piccola. Adesso clicchiamo scrive un CD card per salvare a CD card il G-code, cioè salviamo qui a CD card, questa CD card, ok? Quando clicchiamo Execute costi CNC, macchina comincia a tagliare. Fissiamo il filo caldo a parte sinistra sopra. Vediamo il risultato. La scheda è perfetta, ok? Adesso stessa scritta, però facciamo piccola. Ok, così.
Vedete? Am fatto piccola e adesso o copio immagine, vado in programma, Franco, metto qui paste, faccio clic destra, paste, incolla e vediamo che Franco adesso è piccolino, ok? Ce l'ha 6 cm per quasi 2 cm, cioè troppo piccola. O tagliamo per vedere come esce. Salviamo, scrivo un SD card e cominciamo a tagliare. Cioè guardate, non è uscito quasi niente. Perché? Perché la scritta è troppo sottile, cioè il filo taglia quasi 1 millimetro, diciamo. Quando va avanti dietro, guardate, rimane troppo piccolo, cioè scritta si deve fare grande, cioè a taglia polistirolo non potete fare scritti troppo piccolo perché il filo con il spessore non escono bene, ok? Deci questo è il primo sbaglio che fanno gli utenti che cercano di tagliare i nomi troppo piccoli. Ingrandiamo la scritta, non troppo grande, facciamo un po' più piccola, così, anche facciamo un po' di spessore. Ok, e cerchiamo di tagliare adesso, cioè facciamo copia, andiamo in programma, qui, no, facciamo paste, voilà. Franco, diciamo che adesso è un po' più grande, però abbassiamo un po' anche temperatura di filo perché prima era troppo grande, mettiamo un 400, ok, temperatura di filo, scrive un CD card, che ancora la scritta è uscito bene, diciamo abbastanza bene, anche qua, vedete, scritta è uscito abbastanza bene, cioè con una velocità di 500 e con una temperatura di 400 per un polistirolo normale, cioè un polistirolo con durezza normale, cioè non polistirene, ok? Adesso aumentiamo un pochino velocità a 600, ok? E abbassiamo temperatura a 300. Per dimostrare una velocità, una temperatura non adatta a questo tipo di polistirolo, ok? Deci, am messo 600, una velocità un po' alta e una temperatura molto bassa, ok? Cioè, che succede? Quando filo, vedete, filo rimane dietro, filo non avanza con polistirolo, non riesce a tagliare il polistirolo.
e per questo lui si deve regolare temperatura e velocità. In questo caso doveva o ridurre la velocità o aumentare temperatura. Questo è il sbaglio che fa tanti principianti, ok? Questa è delusione del primo taglio, che è colpa da principianti, non è colpa da macchina, ok? Cioè guardate, cioè facciamo altra tagliata con parametri giusti, 500-400 come detto per questo tipo di polistirolo, però adesso cerco di fermare macchina per salire qualche dente, vediamo come si comporta, che tagliata esce sbagliata. Adesso cerco di fermare macchina per salire i denti, vedete? Guardate. No, aspettate, no adesso. Vedete? Ho fatto salire qualche dente e vediamo adesso come è scritta, non esce più appunto. Vedete? Questo sbaglio è perché cinghia ha salito denti, cioè quando sentite che fa tac 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 o qui o sopra, sapete che scritta uscirà così, ok? Cioè questo è il sbaglio che lo fanno tanti utenti che non tengono conto che cinghia sale denti. Cinghia deve essere perfetto tirata, non troppo forte, non troppo lenta, ma attenti per non salire i step, per non cavalcare cinghia sopra i denti. Quando vedete una scritta di questo tipo, sapete che si perde i step o motori incontra qualche forzo e non può girare, ok? Cioè deve essere leggera o altre cose, ok? C'è una scritta buona, seconda buona, temperatura normale e terza con temperatura troppo bassa o velocità troppo alta e qui perché cinghia ha salito i step o motore ha incontrato qualche sforzo, ok?